Musicalmente un sacco di gente. Divertimento, ma tanto lavoro. Per me Musicalonte è collaborazione, lavorare insieme per creare qualcosa di bello. È un'occasione per ritrovarsi con amici d'infanzia e nuovi amici, a fare qualcosa di divertente e sentirsi, anche se per un breve periodo, partecipi della vita del nostro paese. Lavoro, tanta fatica e soprattutto molte rogne. Musicalonte è dire su a Elia che si lamenta, che si fa troppa fatica. Tanta buona musica. Un sacco di permessi da firmare. Aspettare l'alba dopo aver smontato tutto. Il Musicalonte è il principale evento che organizziamo, però per spiegare cos'è è più facile per me partire da cos'era una volta. Una volta il Musicalonte era un piccolo evento organizzato nella piazza di un piccolo paese da un piccolo gruppo di ragazzi. Adesso invece è un evento formato da 3 serate che coinvolge più di 30 volontari e richiede dai 4, 5, anche 6 mesi di tempo per essere organizzato. Consiste in 3 serate musicali accompagnate da stand gastronomici organizzati da noi ragazzi e a cui partecipano anche artigiani, artisti e fotografi del luogo. Le riunioni non sono sempre così serie, così formali, anzi, di solito comunque sono semplicemente degli appuntamenti bisettimanali. Dipende, poi chiaramente sono periodi un po' più densi, soprattutto quelli a ridosso degli eventi, dove può essere sì che le riunioni siano un po' più concitate, ci sia da affidare i ruoli alle varie persone. Poi mi ricordo, la settimana prima del Musicalonte, il nostro grande evento musicale, ci trovavamo praticamente ogni giorno, magari non alla riunione ma al bar, ma comunque il concetto non cambia. Ecco, a volte ci sono delle riunioni un po' più informali davanti a un aperitivo o a casa di qualcuno, insomma. La consulta giovanile è un organo consultivo dell'amministrazione che ha il principale scopo appunto di creare un dialogo tra l'amministrazione e i giovani del territorio. Il nostro compito quindi si traduce nell'organizzare eventi di carattere sociale, come ad esempio la giornata ecologica, di intrattenimento come il Musicalonte o anche eventi culturali e sportivi.
La 12 ore degli sport penso che sia sì, l'evento più facile da organizzare, anche perché dopo il musicalonte quindi ci serve un po' di riposo di solito. L'unica cosa difficile è veramente stare svegli, sì, perché alla fine si tratta di stare svegli dalle 9 di mattina di sabato fino a domenica più o meno verso le 1 quando bisogna smontare tutto. Per il resto si tratta di tanta manodopera, ma a livello organizzativo c'è poco da fare. Lì ci si diverte, a volte si gioca, diciamo ecco. Questo è forse l'evento più ludico. La 12 ore di Sport di Alonte è l'evento più faticoso di tutti, perché non sono in realtà 12 ore, ma più di 24. Spostare tutte le tavole, organizzare le partite, chiamare gli arbitri, soprattutto montare il campo da pallavolo, che è un'opera di ingegneria unica e difficilissima. Non facciamo comunque solo eventi puramente di divertimento, come appunto il musicalonte e la 12 ore degli sport. Abbiamo anche eventi un po' più seri, eventi istituzionali, appuntamenti di questo genere o anche incontri formativi. Bene, in questa prima parte della serata abbiamo parlato in generale delle prospettive di lavoro di voi giovani, un periodo in cui trovare un impegno stabile sembra quasi un miraggio, dove il tasso di occupazione giovanile è quasi il 40%. Sognano di diventare medici, altri ingegneri, altri ancora avvocati o economisti. Prima abbiamo fatto una carrellata delle varie facoltà e di cosa può offrire il mondo del lavoro. È importante che ognuno di voi segua il percorso personale, assecondarlo con le proprie aspirazioni e senza farsi condizionare da altre persone o dalla paura di non farcela. Alcuni dicono che se vi piace davvero il lavoro che fate, allora sarete sempre in vacanza e non lavorerete mai. Questo è vero, in un certo senso, anche se per continuare a fare il lavoro che si ama è indispensabile essere molto determinati, non adagiarsi Essendo un'associazione fatta da giovani e rivolta principalmente ai giovani, intrattenere non può essere il nostro primo obiettivo. La nostra reale missione è quella di creare dei cittadini attivi per il proprio paese o per il proprio territorio. Per tale ragione, noi ci concentriamo anche su aspetti più formativi nelle nostre attività o nei nostri incontri, tra cui attività di carattere solidale, quali raccolta fondi per delle cause che ci interessano particolarmente, oppure attività più rivolte al mondo del lavoro, come degli incontri che portino i giovani ad essere più a contatto con il futuro che li aspetta, o di carattere prettamente sociale come la giornata ecologica.
Mio fratello. Un paio di sci. Un materasso. La cosa strana che abbiamo trovato, una lavatrice. Un lavandino. Un divano. Un mucchio di copertoni. Un cartone di vino. È un monopattino. Una bottiglia con una bella X sopra e scritto veleno. La giornata ecologica è un'attività che consiste principalmente nel trovarsi insieme armati di cappellini e guanti e di pulire il paese. Poi sì, la cosa bella è anche che si può andare nei boschi o comunque in posti belli, si passa una giornata in mezzo al verde a cercare di rendere le nostre colline un posto ancora più bello. Oppure ti mandano in statale a raccogliere le immondizie lungo il ciglio della strada in cui rischi di essere sempre investito. Ho dei gran bei ricordi di quella serata e in generale di tutto quel periodo della mia vita. Mi sembrava di essere in un film ambientato nel più improbabile paesino dimenticato da Dio, dove mai avrei immaginato sarebbe potuto succedere qualcosa. Probabilmente è stata solo fortuna, una lunga serie di coincidenze, che però non sarebbero state possibili senza determinati eventi a fare da sfondo. Cosa mai può accadere di bello in un paese dove nessuno fa nulla, dove non c'è alcuna occasione per ritrovarsi tra coetanei? Ho capito che non ero mai stato in grado di guardarmi intorno, ma soprattutto che era inutile stare a lamentarsi se poi non si aveva il coraggio di cambiare le cose. Ho scoperto che un gruppo di ragazzi disposti a donare il proprio tempo e le proprie energie può arrivare a produrre qualcosa di interessante, qualcosa di condivisibile, qualcosa di bello. Non mi ero mai soffermato su questo aspetto. Sono sempre stato abituato ad essere il destinatario, senza mai guardare dall'altra parte, senza mai pensare a chi c'è dietro le quinte. Le feste erano un po' tutte uguali, venerdì in un posto, sabato nell'altro. Quando mi sbronzavo o ci riuscivo con una, allora era stata una bella festa. Se il bere costava troppo o non concludevo nulla, allora era stata brutta. Credo di aver intuito invece che quando si è dietro, ogni festa è diversa. Ogni manifestazione è vissuta con molta più intensità. In realtà non so ancora se unirmi ufficialmente a questo gruppo. Non ne ho molta voglia. Sono pigro. E poi, non lo so. Davvero prendersi delle responsabilità porta a delle soddisfazioni? Probabilmente sì. Già il fatto che io mi stia facendo queste domande indica che qualcosa in me è cambiato, che sia il caso di dare finalmente forma alla mia storia. Dopotutto, sono io il protagonista. Giusto davanti al faccia, ok, perfetto. Lo facciamo dopo. 107, 3, 3, 1. Bella, bella. Bella, Nicolò. Grossa cazzo. Raga, adesso tocca a te. No, ma io non riuscivo a vedere. Scusate. Vai, facciamo lo stesso così faccio una prova.
È troppo? Aspettiamo un attimo. Fai un po' meno cosa. Sì, cioè, le mani quelle giù, ma ripetiamo da qua. Ah, scusate. Bella! Va bene? C'è qualcosa di splendido nella sua esistenza? Posso voglio? No. Questa è la prima. No, io non so, ma l'hai fatto in un gesto un po'. No, ma non importa il tipo. Aspetta, te lo dico subito. Sì, perfetto lì. Birra gratis. Vai, ma 112, 6, 11, terza. Metti di questi backstage dopo, stai registrando. Ok, io non sono sentito. Un divano. Le sedie. Non so cosa dici.